Ti senti spento al lavoro? Oggi ti spiego perché la passione non si trova, si costruisce. Vedremo insieme cosa blocca la motivazione e 3 modi per riaccenderla. Se ti senti bloccato, questo video è per te. Ti sei mai chiesto perché il lunedì sembra una condanna? Non è il lavoro che ti spegne, è il modo in cui lo vivi. Parliamone in questo video. Ora vi fornirò 3 argomentazioni che secondo me sono valide. La prima è questa. La passione non è un punto di partenza, ma un risultato. Aspettare di sentire la passione è come voler aspettare che sorga il sole prima di uscire. La passione nasce dall'impegno, dalla competenza e dalla connessione con ciò che fai. Non devi necessariamente amare tutto, ma devi assolutamente trovare qualcosa che ti faccia quantomeno sentire utile. Non importa qual è il tipo di lavoro che state facendo, se trovate utilità in ciò che fate, ci sarà inevitabilmente anche la passione di farlo. Avete presente quelle volte che avete fatto un favore di troppo e gli altri se ne sono approfittati? Beh, non solo si sono approfittati di voi, ma magari si sono approfittati della passione che ci stavate mettendo. Smorzare e spegnere quella lampadina non è il metodo migliore per andare propriamente avanti nella vita. Il secondo punto è questo qui. La motivazione è ciclica, non costante. Non sei pigro, sei semplicemente umano. Semplicemente, come se fosse facile. Ci saranno giorni spenti, ma se hai una direzione ricorda che anche il passo lento è un progresso. Perché la motivazione non è un fuoco eterno, ma è semplicemente una scintilla che va alimentata. Non potete basare tutto sulla motivazione perché semplicemente non vi basterà mai, non sarà mai sufficiente e non vi porterà mai a concludere qualcosa veramente, ma solo ad iniziarla. Ed è la motivazione nel raggiungere un obiettivo, nel fare qualcosa, ma anche una volta raggiunto quell'obiettivo c'è sempre un dopo. Non finisce il mondo una volta che si è arrivati, continua. E se ci si concentra troppo su un obiettivo, poi inevitabilmente una volta raggiunto si rimane vuoti. Quindi fate molta attenzione a questa cosa qua, perché la motivazione voi potete trovarla su tutto, ma dovete comunque trovare un modo per alimentarla ogni volta. Non è qualcosa che accade in automatico. E qui ci colleghiamo al terzo punto, e cioè il senso è più importante del piacere. Non serve amare ogni compito, serve sapere perché lo fai. Perché quando riesci a collegare il tuo lavoro ad un tuo valore personale, allora cambia tutto. Perché il senso per cui lo fai dà energia anche nelle giornate più grigie. Adesso andiamo a sfatare alcuni falsi miti, credenze, domande popolari dietro questo argomento. E fatemi sapere se ne eravate a conoscenza o se per voi sono nuove. Lasciatemi un commento qua sotto il video. Se non mi piace non è il lavoro giusto. Ora, bisogna sapere che ogni lavoro ha delle parti noiose, perché la passione si costruisce ma non si trova già lì pronta per noi, che ci aspetta e ci spiana la strada. Quindi pensare che un lavoro sia sbagliato solo perché non ci piace non è totalmente sbagliato, ma non è neanche totalmente giusto. Altro falso mito: la motivazione dovrebbe venire da sola. Sì, e se mia nonna aveva le ruote poteva fare la carriola. La motivazione è come l'allenamento, va stimolata e non aspettata. Ah, e poi questa è un connubio tra chi ama il suo lavoro non si stanca mai e chi fa della sua passione il suo lavoro non lavorerà mai un giorno nella vita. Bella,
aggiungi tu la parola dopo, inizia con la stronzata. Anche chi ama ciò che fa ha delle giornate difficili. La differenza è nel senso. E inoltre, per rispondere all'altro lato della medaglia, se la vostra passione diventa il vostro lavoro, dovete fare molta attenzione a questa cosa perché una volta diventata lavoro arrivano le scadenze, arrivano gli imprevisti. Se lavorate 10 ore al giorno tutti i giorni, nonostante sia la vostra passione, nel lungo periodo e nel lungo termine vi troverete a fare la stessa cosa tutti i giorni, ogni giorno. E spesso e volentieri, ricordiamoci di una cosa, la passione spesso è legata ad un hobby. Quando diventa lavoro, in pochi sopravvivono a questa cosa. E a quel punto, altro mito, cambiare lavoro è l'unica soluzione per rinnovare la passione, rinnovare l'interesse, mettersi in gioco, ed è parzialmente giusto. È corretto farlo se si vogliono avere nuovi stimoli o se si vogliono raggiungere nuovi obiettivi. Non c'è nulla di sbagliato e non vuol dire aver fallito, ma spesso basta cambiare approccio e non mestiere. Dipende dalle vostre necessità. E poi c'è questa cosa qua che in realtà è più in secondo piano, ma viene detta molto spesso, e cioè non ho talento e quindi non posso appassionarmi. Non esiste nulla di più sbagliato al mondo proprio, perché il talento si sviluppa e la passione nasce dal progresso, non dalla perfezione. Adesso potrei raccontarti tante cose, ti do degli spunti, ne approfondisco una, ma se vuoi sapere anche le altre storie, chiedimele e ci creerò un video dedicato. Apprezzo molto la curiosità quando c'è e quindi non avrei problemi a creare un contenuto apposito giusto per rispondere alla vostra sete di sapere. Allora, potrei raccontarvi di 2 punti. Quella volta in cui facevo un lavoro che non mi rappresentava. Quella volta che mi sono svegliato e ho pensato non ce la faccio più, mi sono rotto il... Quella volta in cui mi è capitato di sentirmi inutile, anche se stavo lavorando tantissimo, e quella volta in cui ho trovato passione in un compito che però odiavo, almeno all'inizio. Io vi spiegherò quando mi è capitato di sentirmi inutile, anche se stavo lavorando tantissimo. Vedete, almeno per quello che mi rappresenta e mi raffigura, io tendo molto a voler fare dei progressi, a voler imparare cose nuove, mettermi in gioco, tra virgolette, superare la sfida, superare la missione, se vogliamo chiamarla così, e poi andarmene a casa tutto felice. Dunque, nonostante io lavorassi tanto, mi è successo spesso e volentieri che pur volendo fare di più, e quindi fare anche qualcosa di nuovo, magari investendo personalmente il mio tempo nel fare quella mansione supplementare o nel fare quella cosa in più, perché mi interessava imparare come funzionava, come si faceva o quant'altro. Nonostante io stessi portando ottimi risultati, questo non era mai stato riconosciuto da parte del datore. Quindi erano aumentati i guadagni, era aumentata la produttività, si lavorava davvero tanto, però tutto ritornava indietro al datore di lavoro. Però poi quando ho fatto questa richiesta mi è stato detto palesemente di no, e poi non solo, al posto di ringraziare per i risultati ottenuti è stata detta la frase che in realtà ho sentito in altre situazioni, in altri ambienti lavorativi, e cioè tutti sono utili, nessuno è indispensabile. Mi sono licenziato il giorno dopo. Adesso, se ti va, scrivimi nei commenti cosa ti riaccende la motivazione. Condividi questo video con chi si sente spento o con chi si lamenta in continuazione del lavoro o del fatto che deve lavorare,
magari lo aiutiamo, che dite? Iscrivetevi al canale per avere altri strumenti pratici. E adesso vi lascio con la citazione del giorno, che questa volta la andiamo a prendere direttamente da Rocky Balboa. Non è quanto forte colpisci, è quando riesci a incassare e a continuare ad andare avanti. Belle, eh? Noi ci rivediamo sempre qui su Mixtube, sempre qui con me, Ryzen. Ciao!